riporto in Francia per fare una torta rustica salata. Sto parlando della galette, ve la propongo con pomodorini e cipolle. Se il nome galette vi dice qualcosa, sappiate che una delle più famose è quella della Bretagna, che però è molto diversa da questa che faremo. La galette breton o breton è infatti più simile ad una crêpe e a base di farina di grano saraceno. Questa invece ha una base di pasta brisée. Ed è proprio dalla pasta brisée che noi partiamo, prepariamo proprio quella, dentro ad un cutter che è un robot da cucina munito di lame. Quindi dentro la tazza andiamo a mettere la farina e il burro freddo, freddissimo, tagliato in cubetti. Sarebbe meglio mettere anche la farina in frigorifero. Tutti gli ingredienti devono essere molto freddi, compresa l'acqua, che adesso è in frigorifero, potreste metterla addirittura in freezer qualche minuto per renderla ghiacciata. Mettiamo anche un pizzico di sale. E iniziamo con la sabbiatura, ovvero rendiamo il burro fine come la sabbia, ovviamente azionando la macchina. Ecco qua, già fatto. Vado a prendere l'acqua che, come vi dicevo, deve essere freddissima. Aggiungiamo quindi l'acqua a filo azionando però la macchina. Ecco, come vedete il composto si è compattato ed è pronto. Ribaltiamo quindi il composto sul piano di lavoro, lo impastiamo velocemente semplicemente per renderlo liscio. L'impasto deve rimanere freddo. Formiamo una pallina che schiacciamo e poi la stendiamo tra due fogli di carta forno. Dobbiamo ottenere un disco di 35 cm di diametro. Perfetto, il disco è pronto, lo porto in frigorifero a rassodare per un'ora. Eccoci con alcuni degli ingredienti del ripieno della nostra galette, li dobbiamo preparare. Per prima cosa ho preso dei pomodorini di due colori, gialli e rossi. Ecco che cosa bisogna fare, bisogna tagliarli a metà. Allora, questi io li ho già preparati, li metto dentro ad una ciotola. Quindi una volta tagliati in due li spremete per togliere i semi interni e anche l'acqua in eccesso, altrimenti durante la cottura la vostra torta salata si allagherà. Ecco, una volta che abbiamo tolto i semini interni, ovviamente il pomodoro risulta asciutto. E facciamo questa cosa con tutti e due i tipi di pomodorini, sia quelli gialli che quelli rossi. Naturalmente questo vale anche per i pomodorini ciliegini, quelli proprio tondi tondi, sono uguali. Ora prendiamo un po' di basilico, lo arrotoliamo in questo modo e lo tagliamo un po' a julienne, così. Lo mettiamo dentro i nostri pomodorini, aggiungiamo un po' di sale e poi dell'olio extravergine di oliva. Mischiamo bene e lasciamo da parte. Qui abbiamo invece dello stracchino, lo schiacciamo con una forchetta. Naturalmente può essere indifferentemente stracchino, crescenza, squacquerone, insomma questo tipo di formaggio. Ci mettiamo dentro delle foglioline di timo e un po' di pepe, se vi piace, se no potete anche non metterlo. Al posto del timo, per esempio, potreste aggiungere dell'erba cipollina. E adesso ci dedichiamo alle cipolle rosse che faremo caramellate. Ecco come le taglieremo. Innanzitutto eliminiamo l'estremità superiore e inferiore. Le sbucciamo. Tagliamo la cipolla a metà e poi la tagliamo a falde in questo modo, in modo da avere dei filettini, vedete? Quindi non ad anello. Ecco qua i nostri filetti e adesso possiamo andare a cuocerle. Per prima cosa prendiamo un po' di olio extravergine di oliva e lo mettiamo in una padella. Lo facciamo scaldare. Aggiungiamo a questo punto anche le cipolle tagliate e poi aggiungiamo un po' di sale e un po' di zucchero. In questo caso io uso zucchero di canna, ma va bene anche quello semolato classico.
Aspettiamo che le cipolle diventino leggermente morbide, ma non molli. E ora possiamo sfumare con l'aceto. Guardate che bel rosso acquista la cipolla. Ora possiamo spegnere il fuoco e lasciare raffreddare. Eccoci pronti per formare la nostra galette. Togliamo un foglio di carta forno, mettiamo al centro il formaggio, spalmiamo, lasciamo sempre quelle 3-4 dita di pasta vuota, perché poi ricordiamoci che la galette va girata verso l'interno, cioè i bordi, insomma i lembi. Ora possiamo mischiare cipolle e pomodorini, però prima scolate bene i pomodorini in modo che non abbiano acqua residua, perché sapete che quando mettete il sale all'interno di una verdura generalmente poi rilascia l'acqua. Aggiungo le cipolle. Mischiamo. E cominciamo a distribuirli sul formaggio. Lo allarghiamo un pochino e adesso dobbiamo richiudere i bordi verso l'interno, un po' come se stessimo facendo delle pence. Eccola qua, avete visto che bella? Ora spennelliamo i bordi, anzi prima di spennellare i bordi mettiamola sulla teglia, quindi la leccarda che appunto la sosterrà per andare in forno. Possiamo farla scivolare in questo modo, spennelliamo i bordi con del latte. E adesso ci facciamo aderire un po' di semini di sesamo. Io ho usato quelli chiari, bianchi, ma anche quelli neri sono molto belli decorativi. Sarebbe anche bello mischiarli, bianchi e neri. Perfetto, adesso possiamo infornarla a 200 gradi per 30 minuti, ma se volete preservare per esempio il colore delle cipolle che un po' si scuriranno in forno, potreste cercare di ritagliare un cerchio di carta stagnola e di mettercela sopra, in modo che il calore non aggredisca direttamente le cipolle e si mantengano di questo bel colore. 200 gradi, 30 minuti. Ecco la mia galette. Come ultimo tocco possiamo dare un po' di colore, come se non ce ne fosse già abbastanza, ma è un altro tipo di colore, con delle foglie di basilico. Guardate che bello, sembra un quadro. Bella e buona, vado a fare una foto.